e testiamo nuovamente l'inoltro del file add png con Marul, effettuiamo il logout, ci loghiamo come Marul Costantini, password, codice di verifica. Come vedete siamo loggati come Marul Costantini. Nella bacheca personale è presente l'avviso del 30 marzo 2024, file condiviso da un utente del gruppo o della production ha condiviso il file add.png con te. Puoi trovare il file condiviso all'interno della cartella file condivisi nel tuo cloud personale. Lo stesso ovviamente lo possiamo verificare nel nostro pop-up. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del pop-up per la condivisione dei file con gli utenti del nostro gruppo. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo a completare la condivisione del file selezionato con l'utente o gli utenti selezionati e vedremo anche di avvisare l'utente della condivisione. Quindi ci spostiamo nel nostro editor. Bene, quindi andiamo a creare il file char, apriamo il PHP e innanzitutto andiamo a inizializzare la nostra sessione, quindi session start. Bene, poi dobbiamo recuperarci l'user utente, che sarà uguale a session username, poi la variabile alias utente, che sarà uguale a session alias utente. Poi definiamo la variabile directory e quindi gli diremo che se post cartella è diverso da stringa vuota, allora directory sarà uguale ci spostiamo all'interno della cartella privata, quindi entriamo in cloud, ci concateniamo l'alias dell'utente e ci concateniamo post cartella. // post nome file. Bene, altrimenti directory sarà uguale a cloud alias utente user utente post file name. Qua abbiamo sbagliato, non è nome file ma file name. Bene, quindi questo con directory andiamo a stabilire il percorso completo del nome del file da condividere. Poi includiamo la connessione facciamo partire un ciclo for each sull'array con gli utenti postati, quindi diamo for each post
ut as id precetta $, val, quindi per ogni utente trovato andiamo a selezionarci l'alias e l'username dell'utente in base all'id postato, quindi faremo sell u che sarà uguale a select alias utente e username from utenti privata, e le aggiungiamo come clausola where id utente sarà uguale a $val. Eseguiamo la query, quindi MySQL query connessione è la nostra query, e poi gli diciamo while no scusate if row u è uguale a MySQL fetch array di res u, definiamo la variabile destinazione uguale ai soliti puntini per identificare la cartella privata, poi entriamo in cloud, ci concateniamo row utenti al campo alias utente punto slash e ci concateniamo la variabile row utente al campo username. Bene, e poi per finire la variabile post file name. Bene, poi gli diciamo copy directory, quindi il percorso del file d'origine, compreso del file ovviamente, su destinazione. Perfetto, direi che ci siamo, anche se qua sotto potremmo mettere un header location finale con lo stato impostato ad 1, quindi header location upload file no, condividi.php status uguale 1 e in condividi gli dobbiamo dire che se lo stato è settato ad 1, che se è settato status pop up condividi close. Qua in realtà la funzione per generare l'elenco non ci serve perché non stiamo spostando né file né nulla, la lasciamo comunque, quindi salviamo F5, condividiamo il file add.png, selezioniamo l'utente Marul, diamo conferma, come vedete il pop-up viene chiuso, ci spostiamo all'interno del cloud di Marul e come vedete è presente il file che abbiamo appena condiviso. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente. Ora quello che dobbiamo fare dopo aver condiviso anche il file con l'utente, in realtà è andare ad inoltrare un avviso all'utente. Qua volendo possiamo inoltrare anche l'avviso per email, oppure ci limitiamo a inoltrarglielo nella bacheca.
quindi ci loghiamo su phpMyAdmin, quindi localhost selezioniamo la tabella avvisi personali e andiamo a verificare cosa possiamo inserire. Allora, ci serve l'FK utente, ce l'abbiamo, il nome dell'avviso e la descrizione, perfetto, la data richiesta, la data dell'avviso, l'orario dell'avviso, tipologia avviso, avviso singolo, lo dobbiamo impostare, quindi A1, numero giorni 0, poi questo inoltre email, inoltre sms archiviato li dobbiamo impostare a 0. Quindi faremo una insert, quindi ins avviso, e gli diremo insert into avvisi personali. Ai campi, allora, FK utente, nome avviso, nome avviso, descrizione, data richiesta, data avviso, quindi data richiesta, virgola, data avviso, poi orario avviso, poi ci va tipo avviso, inoltre email, inoltre numero giorni, inoltre email, inoltre sms, è archiviato. Bene, e come values, quindi come valori, gli passiamo prima di tutto l'FK utente, che non lo abbiamo ma ce lo recuperiamo da questa query, UGA e Doralino Val, certo che ce l'abbiamo. Poi nome avviso, nome avviso li diciamo, anzi la definiamo fuori, sia la variabile nome avviso uguale file condivisi nel tuo gruppo, anzi file condivisi da un utente del tuo gruppo, e come descrizione gli diciamo user utente ha condiviso il file, e qua ci scriviamo post file name, con te. Puoi trovare il file condiviso all'interno della qua ci mettiamo lo slash, all'interno della cartella file condivisi nel tuo
cloud personale. Bene, quindi avrete già intuito che andremo a creare la cartella file condivisi all'interno della cartella cloud di ogni utente. Quindi allora qua ci va nome, avviso, poi descrizione, perfetto, poi ci va la data di richiesta, quindi è oggi, quindi date YMD, poi ci va la data dell'avviso, è la stessa, poi ci va l'orario e ovviamente è l'orario dell'avviso, quindi sempre date HIS, perfetto, poi ci va tipologia avviso, avviso singolo, quindi 1, numero giorni 0, inoltre email 0, inoltre sms 0 e archiviato 0. E per finire gli diciamo MySQL query connessione insert avviso. Perfetto, dovremmo esserci, se non abbiamo sbagliato la query dovrebbe andare tutto a buon fine, quindi salviamo, facciamo l'upload di un ulteriore file, il file ampolla, perfetto, e lo condividiamo nuovamente con l'utente Marul, quindi condividiamo il file, perfetto, il pop-up è stato chiuso, ci spostiamo all'interno della cartella di Marul del cloud, come vedete è stato spostato correttamente, e in avvisi personali, come vedete è stato inserito correttamente il nostro avviso, l'utente id utente 28, file condivisi file condiviso, dobbiamo modificarlo, da un utente del tuo gruppo, o dalla production ha condiviso il file ampolla.png con te, puoi trovare il file condiviso all'interno della cartella file condivisi del cloud personale, la data della condivisione assieme all'orario, e poi inserito tutti gli altri campi, quindi avviso singolo, numero giorni 0, questi ci servono per vi ricordo il cron job, quindi l'inoltro automatico degli avvisi qualora siano giornalieri, mensili o annuali, e poi abbiamo deciso di non inoltrare l'avviso per email e di non inoltrarlo per sms e di non essere archiviato, quindi visibile all'utente. Perfetto, ora dobbiamo completare le funzioni per la creazione delle cartelle degli utenti. Quindi, come abbiamo fatto nella precedente video guida, apriamo la funzione conferma registrazione, e oltre a creare qua con mkdir privata cloud alias utente, andiamo a creare anche privata alias è la cartella file condivisi. Bene, è in privata permessi utente funzioni inserisci utente,
Se non è richiesta una conferma registrazione, andiamo a creare anche qua la cartella file condivisi. Bene, in modo che sia automatica anche la creazione di questa cartella all'interno del cloud. Bene, quindi nel cloud di Marul creiamo la cartella file condivisi. Bene, cancelliamo i file che abbiamo condiviso con l'utente. Lo stesso facciamo in Odla Production, nuova cartella file condivisi. Bene, e testiamo nuovamente l'inoltro dei dati. Quindi condividiamo il file add.png con Marul. Allora, prima cancelliamo l'avviso. Perfetto. Dobbiamo anche modificare il percorso di destinazione, quindi sarà cloud alias utente file condivisi slash file name e testiamo nuovamente l'inoltro del file add png con Marul. Effettuiamo il logout, ci loghiamo come Marul Costantini, password, codice di verifica, come vedete siamo loggati come Marul Costantini. Nella bacheca personale è presente l'avviso del 30 marzo 2024, file condiviso da un utente del gruppo. O della production ha condiviso il file add.png con te. Puoi trovare il file condiviso all'interno della cartella file condivisi nel tuo cloud personale. Lo stesso ovviamente lo possiamo verificare nel nostro pop-up e anche nella sezione elenco avvisi. Ci spostiamo in cloud personale. Apriamo la cartella file condivisi e come vedete al suo interno troviamo il file che abbiamo condiviso. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a completare il cloud per il momento, andando a in realtà riorganizzare la sezione account personale, perché andremo a distinguere i file che si occupano delle nostre funzioni, quindi li sposteremo all'interno delle funzioni, quindi della cartella funzioni, e modificheremo quindi i file che abbiamo definito in questa sezione.